Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e con questa prima sessione intendo introdurre una piccola collana, una raccolta di tutorial dedicati ai principianti. Intendo quelle persone, quegli utilizzatori che si avvicinano per la prima volta o sono comunque all'inizio nel loro percorso di apprendimento di SolidWorks. Bene, la prima cosa che bisognerà conoscere di SolidWorks è che è un modellatore solido parametrico. E il significato di queste parole sarà chiaro man mano che procederemo in questa sessione. Intanto è importante chiarire che si tratta di un modellatore associativo, per cui all'apertura di un documento nuovo, la prima cosa che ci verrà chiesta è se la modellazione avviene all'interno della parte, dell'assieme o del disegno. La parte è quell'ambiente in cui si modella l'oggetto, il manufatto. L'assieme sarà dedicata all'ambiente di montaggio e quindi alla gestione del complessivo, e il disegno rappresenta sostanzialmente il fine ultimo da un punto di vista operativo, cioè quello di ottenere una rappresentazione tecnica dell'assieme o delle parti per poi essere realizzate, quindi prodotte fisicamente. Questi tre ambienti sono legati da un'associatività, ovvero dal fatto che una modifica in ambiente di parte si ripercuoterà all'interno dell'assieme, laddove questa parte è montata, e laddove queste parti o questi assiemi sono rappresentati, cioè nel disegno, le modifiche saranno nuovamente riaggiornate, e quindi sostanzialmente si crea un'interconnessione e una cosiddetta associatività. Bene, iniziamo con la modellazione di parte. Come vi introducevo inizialmente, SolidWorks è un modellatore solido parametrico. Questo vuol dire sostanzialmente che la modellazione avviene tramite dei parametri. Questi parametri sono sia parametri che definiscono delle dimensioni e quindi delle quote, sia dei legami legati a delle relazioni tra gli elementi stessi. Iniziamo subito e il significato di queste parole sarà chiaro, spero. Iniziamo da un piano, quindi scegliamo un piano frontale superiore o destro, che sono i tre piani coordinati che il sistema ci mette a disposizione. Supponiamo ad esempio di scegliere il piano superiore. Attiviamo uno schizzo su questo piano e il nostro sistema ci apre una modalità di disegno che è individuata dal fatto che in alto a destra c'è un angolo con due concine che mi danno un feedback. Quindi posso esprimere l'ok al disegno con il primo in alto a sinistra e il secondo in basso a destra invece per non accettare le modifiche o il disegno che ho realizzato. Dunque, appena attivato un piano su cui iniziare una modellazione, uno schizzo, diciamo, quindi sostanzialmente un'attività di disegno bidimensionale, il sistema mi rende disponibile i vari tool che posso utilizzare. Iniziamo da un tool molto semplice, il rettangolo. Il rettangolo viene declinato in varie funzionalità, quindi posso esprimere un primo punto e un secondo punto, individuando i vertici in basso a sinistra e in alto a destra o viceversa. Oppure posso esprimere una relazione differente partendo dal centro e allargandomi verso la periferia, e in questo caso questo caso è molto funzionale quando ho bisogno di stabilire subito un legame con un riferimento. Posso tramite il rettangolo definire un parallelepipedo e quindi stabilire il posizionamento e le dimensioni tramite queste due varianti, anzi queste tre varianti. Sostanzialmente in questa fase a me interessa partire con una modellazione molto semplice e quindi schizzare il solo rettangolo. Seleziono tutti gli elementi con un riquadro di selezione e col tasto Cance li cancello.
Vediamo subito che il sistema ci offre dei feedback, per cui l'orizzontalità è espressa da questo simbolino, la verticalità da quest'altro simbolino, sempre in campo verde. Anche i colori mi danno dei feedback, e il colore blu identifica che lo schizzo è sottodefinito, cioè posso modificarlo trascinando semplicemente un punto oppure spostando una linea. Quindi il sistema mi in qualche modo dà subito, anche visivamente, un'indicazione su quanto l'oggetto è ancora non definito da un punto di vista geometrico e di relazioni. È importante definire geometricamente l'oggetto, fondamentalmente per un motivo, perché essendo il nostro software parametrico e quindi modificando un parametro, l'avere lo schizzo completamente definito ci garantisce una certa coerenza nella ricostruzione. Sono cose che comunque si chiariranno strada facendo. Bene, questi simbolini possono anche essere fastidiosi, per cui è possibile eliminarli tramite il menu a tendina visualizzazione, relazione dello schizzo. Procediamo aggiungendo delle quote che sono i parametri fondamentali. Quindi clicco direttamente su un'entità e ho la possibilità di assegnare un valore, supponiamo 100 mm. Analogamente faccio su quest'altro lato e assegno 150 mm. Il nostro oggetto a questo punto si sposta rigidamente perché è completamente definito da un punto di vista di relazioni e di quote. Infatti, modificando una quota il sistema si aggiorna, ma non è definito da un punto di vista di posizione nello spazio. E per questo possiamo assegnare una relazione tramite una linea di mezzeria che parta dal punto di origine e colleghi un punto medio, per esempio, di un lato. Per facilitare la comprensione dell'utilizzo di queste funzionalità, lascio la linea posizionata a caso e clicco sul tasto ESC. Voglio stabilire una relazione tra questo punto e questa linea, per cui dovrò selezionarle entrambe. La selezione di entrambe è concessa tramite il tasto CTRL, quindi cliccando due elementi col tasto CTRL il sistema riconosce la mia volontà di voler assegnare delle relazioni a entrambi e mi favorisce un menu all'interno del quale io posso verificare direttamente quali tipi di relazioni si possono stabilire. In questo caso posso assegnare una relazione di punto intermedio o di semplice coincidenza. Il nostro intento è quello di creare delle simmetrie, per cui lavoriamo sul punto intermedio. Questa linea potrebbe essere angolata in qualsiasi modo, per cui cliccandoci sopra stabilisco che la voglio verticale. Vedete che già due linee sono diventate nere, a significare che il nostro sistema non ha più la possibilità di muoversi in orizzontale. L'ultima relazione possiamo stabilire per fissare il nostro oggetto potrebbe essere quella di un'altra linea di mezzeria legata al punto di mezzo del segmento verticale. Usciamo dal comando e stabiliamo una relazione di orizzontalità. Bene. Questa operazione, che ho volutamente eseguito nel modo più prolisso, poteva essere in realtà condotta in modo molto semplice. Cancello col CTRL, quindi seleziono col CTRL ambo le linee e cancello. Con una sola linea di mezzeria che unisca i due vertici sono in grado di stabilire una relazione tra la linea e col tasto CTRL premuto l'origine e assegnare una relazione di punto intermedio. In questo caso ho ottenuto il posizionamento in simmetria. Il nostro schizzo è completamente nero e questo significa che non è più possibile spostarlo se non coerentemente con i parametri assegnati, e quindi la dimensione orizzontale, la dimensione verticale, e tutto il resto rimane coerente con le relazioni geometriche, che sono di verticalità e di orizzontalità.
Prima di procedere con le funzioni solide, vorrei stabilire un minimo di dizionario, di vocabolario comune, per cui quest'area all'interno del quale abbiamo disegnato il nostro rettangolo, quindi sullo schizzo, è detta area grafica. Il menu sulla sinistra con la storia delle operazioni che stiamo eseguendo è chiamato Feature Manager o albero delle operazioni. Cliccando su un'entità o più entità si attiva invece il secondo tab, la seconda linguetta, ovvero il Feature Manager, il Property Manager, chiedo scusa, ovvero l'albero delle proprietà. Bene, quindi il nostro schizzo ha una geometria compatibile con una funzione solida e passiamo a creare la funzione solida con la prima funzione che è quella di base, cioè l'estrusione di base. L'estrusione può essere declinata in varie modalità, per cui abbiamo una condizione di termine che può essere cieca, oppure fino al vertice, fino alla superficie, in offset o fino al corpo se abbiamo dei riferimenti. In questo caso non li abbiamo perché è il primo schizzo che abbiamo creato, oppure rispetto al piano intermedio, per cui la dimensione della profondità viene poi risuddivisa per metà a monte e a valle dello schizzo, comunque sempre perpendicolarmente al piano di schizzo. Nel nostro caso va benissimo un'estrusione cieca che possiamo controllare sia dalla freccia direttamente sul monitor, oppure dal box di controllo, per cui assumiamo 20 mm. Abbiamo creato la prima funzione solida, la funzione di estrusione, che avrà sotto di sé, quindi come funzione padre, lo schizzo, che nell'albero viene comunque riassorbito per compattare l'aspetto dell'albero stesso. Questa estrusione è chiamata una funzione basata sullo schizzo, perché c'è una sostanziale distinzione tra le funzioni basate sullo schizzo, cioè quelle che necessitano di uno schizzo per essere create, e quelle che invece possono essere generate solo dopo avere un volume solido, come possono essere dei raccordi, come possono essere delle ripetizioni o altre funzioni che vedremo in seguito. Bene, procediamo aggiungendo una nuova feature, quindi una nuova funzione. Cliccando sulla faccia direttamente, il menu contestuale mi fornisce la possibilità di attivare un nuovo schizzo, altrimenti potrei andare direttamente su questo menu, che è detto Command Manager, e scegliere l'attivazione dello schizzo. Un qualunque comando di schizzo con una preselezione della faccia mi consente di attivare uno schizzo. È più comodo per disegnare mettersi sulla perpendicolare al piano di schizzo, alla faccia di schizzo. Possiamo chiamare la perpendicolare direttamente dal menu di visualizzazione e cliccare su normale A. Bene, la matitina, come evidenziato, dà il feedback e quindi mi sta dicendo che è la linea, il comando attuale. Se mi avvicino a un bordo, il simbolino in campo giallo stabilisce che io cliccando inserirò una relazione, in questo caso di punto coincidente. Mi suggerisce la verticalità e io clicco un altro punto a caso, dopodiché muovendomi e ritornando nello stesso punto io posso descrivere un arco e quindi passare dalla linea all'arco. Continuo schizzando e agevolando la cattura delle relazioni. Bene, col tasto ESC abbandono il comando. Questo oggetto è chiaramente ancora privo di quote e ha attualmente solo relazioni geometriche. Il nostro obiettivo sarà quello di posizionarlo al centro di questa sagoma per creare poi una sorta di staffa. E vedremo in seguito le altre operazioni da compiere. Potrei assegnare la relazione di mezzeria tra questa linea
e l'origine, sempre tenendo premuto il tasto CTRL. Ma la cosa potrebbe essere non funzionale, perché questo tipo di relazione non è immediatamente percepibile e in un futuro, se mai volessi fare una modifica, avrei più difficoltà a rilevarla. Pertanto annullo l'operazione e con una linea di costruzione, quindi una linea di mezzeria che parta dal centro, assegno la relazione di coincidenza tra il centro del cerchio e la linea. Posso assegnarla anche senza utilizzare il tasto CTRL, ma con aggiungi relazione. Quindi scelgo il punto centrale del cerchio e la mia linea e assegno una relazione di coincidenza. A questo punto dovrò procedere con delle quote e quindi tramite una quota assegno la larghezza, che può essere 30 mm, e tramite altre quote assegno per esempio la distanza tra il cerchio e il bordo. Volevo farvi notare come il comando di quota rimane sempre identico e non c'è bisogno di stabilire un comando differente se si vuol quotare un elemento lineare piuttosto che circolare o altrimenti. Per cui un clic sulla base, un clic sul cerchio e ottengo la distanza. Di default questa distanza è assegnata rispetto al centro del cerchio, però tramite il Property Manager possiamo nel menu delle linee di associazione stabilire una relazione diversa e quindi legarlo al massimo, cioè al colmo superiore, oppure al quadrante ipotetico che avremmo avuto se il cerchio fosse stato completo. In questo caso lo vogliamo sul massimo e così lo lasciamo. Vi faccio notare che questa quota avrebbe potuto essere generata direttamente cliccando prima sulla base e poi, prima di cliccare il cerchio, tenendo premuto il tasto Shift. In questo caso la quota è direttamente sul colmo del cerchio. Bene, procediamo con una nuova estrusione e quindi estrusione di base, invertiamo la direzione e consideriamo un risultato unito, per cui i volumi si fonderanno in un unico solido. Assegniamo sempre 20 mm. Un doppio clic direttamente sull'elemento e vengono rappresentati nuovamente i parametri che hanno caratterizzato la mia funzione e che sono parametri utilizzabili quindi per nuove modifiche. Effettuando queste modifiche ci aspettiamo una ricostruzione che è effettivamente coerente con quanto stabilito nel corso del disegno. Bene, vogliamo ricreare questa spalla della staffa sul lato opposto. In questo caso tornerà comodo poter specchiare questa funzione direttamente, quindi questo aggetto, su un piano che può essere il piano frontale. I piani sono 3 piani coordinati, il sistema li garantisce direttamente. Ulteriori piani andranno costruiti, lo vedremo in un successivo tutorial. Quindi utilizzando il piano frontale andremo a replicare questo aggetto sulla parte opposta. La funzione è una funzione di specchiatura e nella casella relativa al piano da utilizzare o la faccia, utilizziamo il piano frontale. Scegliamo per il momento le funzioni da specchiare e clicchiamo direttamente sulla faccia oppure direttamente sulla funzione indicata nell'albero. Per il momento disinteressiamoci di tutte le altre opzioni. Abbiamo ottenuto la nostra funzione specchiata. Bene, procediamo creando un foro attraverso queste due spalle. Quindi clicchiamo sulla faccia e attiviamo un nuovo schizzo. Vi faccio vedere uscendo dallo schizzo che cliccando invece sull'altra iconcina di schizzo saremmo andati a modificare lo schizzo che sottende alla funzione solida. Quindi facciamo attenzione e utilizziamo il comando di schizzo nuovo. Come nel caso precedente preferisco mettermi sulla normale.
con il comando di cerchio schizzo a caso un cerchio, dopodiché col comando ESC lo abbandono e, volendolo posizionare concentricamente alla testa della nostra spalla, clicco sul centro del cerchio e lo trascino toccando il bordo. Automaticamente si sveglierà il centro e io posso assegnare la relazione direttamente agganciando il cerchio senza dover riselezionare entrambi gli elementi. Con una quota stabilisco la dimensione, supponiamo 20 mm. Effettuiamo la nostra funzione di taglio estruso. Possiamo per questo non uscire dallo schizzo ma rimanere sempre all'interno, o uscire dallo schizzo e cliccare sullo schizzo nell'albero per poi scegliere di operare con un taglio. Possiamo stabilire una lunghezza di 100 mm, però vi faccio notare che operando con l'opzione di taglio di funzione cieca avrò una conseguenza dal punto di vista delle modifiche, perché se io assegnassi questa distanza pari a 120, il semaforino verde indica una necessità di compiere una ricostruzione, quindi lo riclicchiamo. Vediamo che il taglio sulla seconda spalla non è più attivo. Per renderlo attivo ritorniamo sulla funzione, la modifichiamo e cambiamo l'impostazione, anziché cieco in passante. A questo punto la presenza del foro sarà legata prescindendo dalle dimensioni della mia base, potrà anche essere 150. Quindi legare la scelta delle opzioni nelle varie funzioni è legata direttamente al cosiddetto intento di progetto, cioè qual è la finalità con la quale noi vogliamo creare una lavorazione. Bene, procederei dunque con una prossima sessione, perché in questa mi sembra di essermi già abbastanza dilungato, e con la quale affronteremo poi altre funzioni solide, tra cui principalmente i raccordi. Io intanto vi saluto e vi aspetto quindi alla prossima. A presto!